Buongiorno a tutti amici, in giro come ogni giorno alla scoperta di Palawan. Oggi probabilmente andiamo verso sud di un pezzo. Domani penso di lasciare El Nido, quindi questo posto, questa zona di Palawan, e scendere a Puerto Princesa. Sono 5 ore di macchina ed esplorare la parte centrale di quest'isola. Oggi la giornata non è delle migliori, peccato, chissà se ci beccheranno in pieno delle piogge oggi, come ieri. La nostra motoretta è pronta, dobbiamo fare colazione e basta, ed esplorare. Meno male che piccolino. Ci facciamo una bella colazione e poi scopriamo insieme cosa dobbiamo fare. A me le verdure piacciono molto, anche a colazione. Ti piace, eh? Sì. Guarda cosa faccio poi. Vieni. Colazione strepitosa finalmente. A parte questo, volevo dirvi che stiamo andando alla stazione dei bus, perché domani ne prendiamo uno per raggiungere Puerto Princesa, che è la città più grande e più importante di Palawan, cioè dell'isola dove ci troviamo. Perché vogliamo provare ad estendere il visto. Dovremo partire il 20, ma se riusciamo a farci mettere un timbro rimaniamo qualche giorno in più, perché le temperature sono stupende, si sta bene. E questo lavoro di estendere il visto lo fanno solo lì, lo fanno solo a Puerto Princesa, ci sono gli uffici governativi. Stiamo facendo i biglietti per Puerto Princesa, 1200, e si parte alle 9 del mattino. Ticket fatti ragazzi, si parte alle 9 del mattino, si lascia il nord dell'isola e raggiungiamo il centro dove c'è la più grande città. E appunto lì ci sono questi uffici che vi dicevo, ve lo stavo dicendo prima in moto, ma tra vento e tutto magari non si capisce. Il discorso che scade il visto perché infine nelle Filippine puoi stare un mese. Noi vorremmo stare qualcosa in più e quindi dobbiamo per forza rinnovare. In questi giorni vi abbiamo fatto vedere la parte nord, est e ovest di questa meravigliosa isola. Oggi andiamo un po' a sud e vediamo di scoprire qualcosa. Abbiamo tutta la giornata. Domani mattina partenza presto, colazione e poi forse sono 5 ore oltre di autobus. Pronto intervento ragazzi, un aiuto a un filippino, perché no? Un ragazzino che era rimasto senza benzina, l'abbiamo spinto sino a casa, poverino. Era contentissimo che non si è dovuto fare salite e rettilinei lunghissimi. Stiamo cercando di raggiungere un campeggio che è proprio sul mare, vi voglio far vedere quanto è bello. Da qui in poi dicono di parcheggiare le moto e le macchine, purtroppo dobbiamo scendere a piedi, è lontano, ma scendiamo perché ne vale la pena, è stupendo. C'è un camping a 150 metri da qui. Non permettono di scendere in questa strada perché è argillosa e con le piogge diventa sapone, peggio di una saponetta di sicuro. Guardate com'è il terreno. Se piove qui diventa completamente viscida e allora ti obbligano a lasciare la moto su. Ma adesso era dura, sarei potuto scendere come niente, ma se piove davvero non risali qui. Questa lì dietro è ancora più ripida, è come i vasi di terracotta quando li stai costruendo, avete presente quanto è viscido? Uguale, proprio argilla. Comunque stiamo finendo in un posto ragazzi, adesso rimanete a bocca aperta, noi rimaniamo a bocca aperta ogni giorno che usciamo e ogni posto che visitiamo. Queste isole, quest'isola, Palawan, sono davvero pazzesche. Guardate, vi faccio vedere. Guardate quanto è scivoloso. Io credo che qui con il periodo delle piogge lo chiudano questo, come si può chiamare, questo residence. Questo è un camping studiato e organizzato con le tende, vedete? Si sta dentro le tende, è curatissimo ed è sul mare. Guardate adesso come sbuchiamo da qua, è una cosa assurda, è assurdo questo posto. Questo ragazzi si chiama Beach Camp.
Guardate dove diavolo siamo finiti. Ci possiamo sdraiare anche qui nell'amaca. Qua ci sono dei local, hanno 3 baracche e vivono qui e pescano. Adesso li vedete qua stanno pescando, non so cosa. Adesso fermiamo questo signore e capiamo cosa prendono. Forse fasolari, non lo so se è qualche tipo di tarsella, non lo so. Adesso vediamo, vongola. Vedete cosa pescano? Questo è enorme. Wow. E questi sicuramente li mangiano, ovviamente. Ok, thank you, grazie. E qua si bada poco si è poco schizzinosi. Qua quando c'è da mangiare, quello che trovano mangiano. E qui pensate, avete visto tutta la strada che abbiamo fatto noi? Eravamo lì sopra, siamo scesi a piedi e queste erano le baracche qui in spiaggia, quindi non è che andranno via ogni giorno per andare a fare la spesa e a comprare la carne. Quello che trovano mangiano. E quando c'è la bassa marea come adesso, passeggiano qui e li raccolgono semplicemente. Aveva un bidoncino pieno. Poi qui la marea sale, diventa proprio mare, questo si riempie di fauna marina. Comunque sono dei posti, ragazzi, che ti lasciano senza parole. Guardate di là, quella spiaggia che c'è lì con una casetta. No, ma guardate che posto. Anche Rita curiosa è andata a farsi, è andata a chiedere cosa raccogliessero. Qui ci sono le mangrovie scoperte perché adesso c'è la bassa marea, ve le faccio vedere. Queste stanno crescendo e qui invece sono già enormi e fuori. Ce la siamo goduta un'oretta, ci siamo sdraiati, c'è un caldo atroce perché c'è molta umidità oggi, è chiusissimo. È mezzogiorno e 10 e abbiamo deciso di riprendere la moto e proseguire la scoperta di Palawan. Mi hanno fatto scendere a piedi e mi avranno sulla coscienza perché muoio, guardate la pendenza, ci sono 32 gradi, forse di più, con umidità al 100% e non riesco più a salire. Sarei salito con la mia moto qui come niente. Sto gocciolando, ragazzi, guardate.
Ciao bello, hello. 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 Ciao. Siamo finiti in questo villaggio di pescatori. Ci sono i galli. Hello. Là i galli. Là. Mano. Chicken. Banana. Banana. Fionda. Guardate dove vivono e come vivono qua. Io con le ciabatte rotte, là guardate quelle di Geroppo, fai vedere Geroppo, là, un po' più rotte delle mie, c'ha praticamente il piedino fuori Geroppo, vero? Grande Geroppo. Ciao bello. Name City. Abbiamo fatto 2 fotografie con questi bambinetti filippini troppo belli, troppo simpatici. Villaggi davvero poveri. È bello stare e vedere anche queste cose. Sorridere insieme. Abbiamo giocato, gli ho fatto vedere come funziona il drone. Qua si stanno costruendo le reti per la pesca. Lenza, rete, canne. È indispensabile, fondamentale che loro possano pescare. E vivono qui di fronte alla spiaggia, vivono nel mare. Guardate dove vivono. Guardate che paradisi però. Guardate che belli. Galline sempre. E vivono qui in queste baracche. Oggi ragazzi mangiamo molto bene, ho trovato questo posticino in strada che non è niente male. Stiamo comprando praticamente tutto, assaggiamo tutto, assaggiamo tutti i tipi di maiale, in tutte le salse. Buon appetito, guarda dove ti ho portato oggi, abbiamo 1000 piatti diversi, maiale in tutte le salse, uova, melanzane, noodle. Oggi abbiamo fatto 13, abbiamo trovato tante di quelle bontà che non ce l'aspettavamo. Ci siamo fermati e c'erano dei ragazzini che stavano comprando piccoli sacchetti, ognuno compra una cosetta. Ci siamo fermati io e Rita, abbiamo comprato tutto. Golosi che non fa. Tutti i tipi di maiale, melanzane, uova, noodle, tutto. Una bontà ragazzi oggi, ci è andata proprio bene. E dopo questo meraviglioso pranzo, se riusciamo, ci facciamo un bagno in qualche spiaggia. Però il cielo è abbastanza brutto oggi, chissà se ci becca qualche acquazzone. Siamo tornati in questa spiaggia, ci era piaciuta troppo e l'ultimo giorno vogliamo stare di nuovo qua. Siamo soli ragazzi, totalmente soli. Sempre motoretta in spiaggia che ci porta con grande fatica, sta facendo gli straordinari in questi giorni. Ci siamo fatti un bel bagno, c'era anche il sole, ma a un certo punto sta gocciolando. No, oggi non ci fa stare tranquilli. Domani addirittura mette temporali. Noi ce ne andiamo. Dobbiamo fare, spero, intorno alle 6 ore, 5 ore e mezzo, 6 di bus. Che non siano 9, perché un ragazzo mi ha detto 8-9 ore. Io ho guardato su internet, sono 5-6.
Abbiamo il sole di fronte e sta piovendo, quindi il sole potentissimo, ci saranno 32 gradi e la pioggia che ci rinfresca. Questi sono i tropici, vero Rita? Questi sono i tropici. Pioggia, sole, caldo, bello, eh? Adesso prendiamo la nostra motoretta, rientriamo e dobbiamo anche renderla. Sì. Domani si parte e addio Kawasaki. Pensate che me ne vado triste da questo posto. Forse più di sempre. È una cosa assurda, assurda. Le Filippine mi hanno davvero fatto emozionare. Questa avventura è andata, rendiamo la moto ragazzi, eccola qua, devo arrivare. Ci ha fatto proprio divertire questa moto, devo ammetterlo, ci ha fatto girare tanto, ci ha fatto scoprire un sacco di posti, di spiagge, di posti nascosti, selvaggi, e abbiamo girato mezza isola del nord, è stato bellissimo. Vero Rita, concordi? Sì, concordissimo. È stato bello. È stato proprio bello. Un Kawasaki 150, quindi piccolino piccolino di motore, però ci ha fatto divertire, anzi forse il fatto che sia così piccola è anche meglio. Dovremmo acquistarne una. Dovremmo acquistarne una, dice Rita. Lì ragazzi stanno arrostendo seriamente aragoste, seppie. La spiaggia della cittadina di El Nido, dove siamo noi, non l'avevamo neanche vista e non è male per essere della città. E qua dietro arrostiscono alla grande. Stavamo rientrando a casa, ma a un certo punto abbiamo visto cibo. Ceniamo, poi andiamo a casa, doccia e stiamo direttamente lì. Domani sveglia presto e si parte. Lavoro anche un po' magari al computer. Questi bei locali di fronte al mare. Oh, una bella brezza, guardate, vola tutto addirittura. Buongiorno a tutti amici. 7 in punto, siamo pronti, abbiamo già chiuso le valigie e stiamo per lasciare la camera. Prosegue il viaggio, adesso andiamo a fare colazione e poi dritti alla stazione dei bus. Ci aspetta un lungo viaggio. Lunghissimo, 5-6 ore Rita, credo, se va bene, perché quel tizio della reception ci ha detto 9 col bus. Dipende dall'autista. Col bus, no, è che forse diverse fermate, non lo so. Speriamo 5-6, andiamo. Rita, la pulizia addirittura delle valigie e si parte, non possiamo partire con la valigia sporca. Vabbè, fa schifo. Hai ragione, hai ragione. Adesso dobbiamo trovare un posto che ci dia da mangiare. C'è già gente in giro, già filippini che mangiano, che fanno colazione. C'era musica come ogni notte sino alle 3, alle 4 del mattino, non lo so. Così in centro si dorme veramente molto male, è normale. Andiamocene. Ovviamente non molto felice di andare via da questo posto perché è il più bello che ho mai visto. È il Nido, ragazzi, stupendo. Colazione di fronte al mare ragazzi, questo non l'avevo filmato alla luce per voi, l'abbiamo filmato solo ieri notte, però l'ho filmata adesso prima di partire, guardate che bello. Sei sempre complicata. Hai beccato quello che non c'era su 10.
Non abbiamo fatto neanche un'escursione in barca e ci sono dei posti pazzeschi da vedere. Abbiamo preferito, scelto di fare tutte quelle via a terra, abbiamo visto tutte le spiagge. È così, è andata così. Ci sarebbe da rimanere 2 mesi per poter vedere tutto, per poter fare qualsiasi escursione e vedere tutta la costa. Non si può fare sempre tutto. Speriamo di poter tornare, Enrico. Torneremo. Qua adesso si organizzano tutti per fare le escursioni, addirittura con le bombole. Bellissimo, si divertiranno e vedranno dei fondali di un certo livello. Noi a prendere un bus e gli altri a fare escursioni, ma noi stiamo lavorando per rimanere di più e quindi poterle fare più avanti. Su bombole no, noi Rita, Noi no, bombole. Bombole no, al massimo la bombola me la posso attaccare da qualche altra parte. Okay, you take one luggage here inside. Ok, Yeah, the small one. ok. Eccoci qua, chissà davvero quante ore faremo di viaggio. Pulisci i piedi. Ave. Siamo già coricati ragazzi, pronti per affrontare il viaggio. Sta bene così. Sì, si viaggia bene, si devi solo comodo. E se non salgono tutti, cioè se non si riempie, me ne vado dietro e mi corico di lungo. Beh. Buon viaggio a tutti ragazzi, si parte, siamo belli rilassati, ci vediamo tra 5 ore, no anche prima. Si spera. Si spera. Piccolo stop, possiamo comprarci qualche pacchetto di crackers, poi non so cos'altro ci sia, credo nient'altro. Qua ci sono paninetti, Rita. Che paninetti vuoi? Paninetti, io me lo mangio. One? No, io non ne voglio. Tu non hai voluto nulla, io mi sono comprato il paninetto. Vabbè. Nel frattempo diluvia, ma ci siamo rifermati e abbiamo la possibilità di mangiare nuovamente. Pollo, riso e uova. Quando decide di piovere in questi paesi piove? Abbiamo mangiato e si riparte, manca troppo. Arriveremo davvero stasera dalle 9 del mattino, forse arriviamo alle 4 alle 5 di sera. Siamo arrivati ragazzi, abbiamo messo giù le valigie, adesso ci facciamo accompagnare in hotel che non abbiamo ancora prenotato. Prima sta il cazzo di prenotato. Adesso prenotiamo l'hotel e poi partiamo. Vai Rita, tuk tuk nuovo di zecca oggi. Sono le 2:23, siamo partiti alle 9, quindi 10, 11, 12, 13, 5 ore e 20 spaccate. Vabbè, non è andata male. No, non è. Fammi spazio. Aiuto. Ma stai mangiando troppo. No. Sì, Rita, che non ti metti. Brava Rita, grazie. In viaggio ci siamo prenotati anche l'hotel del tuk tuk che si lavora bene, silenzioso. Ci troviamo a Puerto Princesa, città di 316.000 abitanti. Siamo tornati in una grande città. Ce l'abbiamo fatta, forse riusciamo ad andare in camera. Abbiamo preso possesso della camera, ci siamo rilassati un attimo. Questi viaggi, questi spostamenti di 5-6 ore sia in nave, sia in aereo, sia in bus sono sempre abbastanza pesanti.
Ho anche lavorato un paio di ore qui al computer. Rita ha risposto ai vostri commenti sulla community. Niente, siamo stati un po' qui in camera. La camera è un buco, ma ci serviva giusto per arrivare oggi qui a Puerto Princesa e dormire. Domani ci spostiamo, abbiamo già prenotato un'altra camera in un hotel. Sembra più carina ed è anche vicino a dove dobbiamo fare poi questa richiesta per poter prolungare il visto. La camera è questa, non riusciamo a passare praticamente. C'è Rita il letto e qui c'è mezzo metro, vedete, e basta. E qui dietro di me il bagno, eccolo qua, finito. Lavandino, water, doccia. C'è la colazione inclusa, domani mattina ci svegliamo presto, colazione, e ci spostiamo nell'altro hotel. Lasciamo le valigie alla reception perché si può entrare, il check-in si fa alle 2 del pomeriggio. Lasciamo le valigie alla reception, noi andiamo a interessarci per fare questi documenti. Tutto qua. Vedete, c'è anche una piscina. E che carina. Solo che oggi pioveva tutto il giorno, domani ce ne andiamo, quindi non ne godremo. Casa pensione Mariner Pension House. Ed è strapieno perché costa relativamente poco. Però siamo in un posto dove non c'è nulla. Infatti non abbiamo più moto, scooter, siamo a piedi, adesso non sappiamo neanche se riusciamo a cenare. In 3 secondi abbiamo già trovato il ristorante e c'è un po' di tutto, prendiamo un po' di tutto. Un mix di carne, verdure, uova, noodle, va bene? Buona cena Rita. Buona.